Ciao, salve a tutti, il tuo narcisista dal terapeuta per interposta persona, ovvero tu. Quante persone si rivolgono a terapeuti per problemi relazionali e tante volte dopo la chiusura di un rapporto, magari con un ex, con una personalità, diciamo, particolare, per non dire narcisistica, ma anche da parte tua per una propensione a una dipendenza affettiva, magari. Ormai sarà difficile che un terapeuta non ti dica che non è esperto di narcisismo, ormai lo sono tutti, diciamo così. Soprattutto dopo i migliaia di video di Tu ed io, narcisismo e amore, che ha trattato temi che non sono mai stati trattati prima, quindi inediti prima di Tu ed io sul narcisismo dal 2017, quando non si sapeva praticamente nulla di narcisismo, e adesso praticamente tutto quello che senti lo trovi prima estesamente trattato da Tu ed io, narcisismo e amore. Ma attenzione a tanti sfarioni che si fanno sul tema del narcisismo. È importante certamente che tu cerchi sostegno e soprattutto che cerchi di fare chiarezza se hai avuto una relazione che ti ha lasciato degli strascichi, che ti ha portato in una condizione di sofferenza e se il quotidiano ti è diventato pesante, difficile da affrontare. Ti dico una cosa importante riguardo ai terapeuti, in modo da sapere anche cosa puoi aspettarti, come affrontare meglio una situazione terapeutica. Il modo in cui il terapeuta prenderà in mano il tuo caso dipende molto, ma davvero molto, da come tu ti poni con lui. Non tutti gli psicologi e i terapeuti, solo per il fatto di essere tali, sono incondizionabili. E purtroppo non è sempre sufficiente una patente specialistica. E cosa accade tante volte da parte di un terapeuta, ma anche di un coach, forse più in un certo senso da parte di uno psicoterapeuta, per un discorso un po' lungo da fare qui. Ma cosa accade? Accade che si stabilirà fin quasi dalle prime battute di un incontro, di una seduta, il modo in cui il terapeuta vorrà darti una mano, in un senso piuttosto che in un altro. Ad esempio, cosa accade da parte del terapeuta? Accade che o seguirà il tuo desiderio di riallacciare con l'ex, oppure che deciderà di incanalarti verso la liberazione dall'ex, magari con una personalità narcisistica o comunque difficile. E attenzione, perché lo psicoterapeuta è generalmente più propenso verso questa soluzione, perché la vede dal canto suo veramente come una soluzione, specie se tu gli prospetterai una vicenda relazionale costellata da potenziali abusi psicologici. Ma questa riflette veramente la tua soluzione, quello che tu desideri dalla relazione, considerando che a volte si arriva da un terapeuta in un certo stato d'animo che può in qualche modo esagerare la situazione relazionale, ma anche in altri casi minimizzarla. Certo, se ci sono abusi psicologici di mezzo, è certamente sensato anche a fini terapeutici incanalarsi in direzione della liberazione emotiva ed affettiva dal vincolo sentimentale, psicologicamente tossico. Resta il fatto che molti terapeuti tendono ad autocondizionarsi in questa direzione e molte volte decidono proprio fin dalle prime battute di una psicoterapia o delle prime sedute la direzione da prendere come la migliore delle soluzioni. Insomma, è molto importante come tu ti esponi, come proporrai la tua situazione al terapeuta, come la racconterai, in che modo la racconterai. Perché se il terapeuta non è abbastanza addestrato o non ha abbastanza esperienza di certi casi, oppure non ha una sua particolare sensibilità o intuito, potrà seguirti per una direzione che potrebbe però non essere proprio quella giusta, quindi potrà seguirti per una direzione piuttosto che un'altra, intuendo quale possa essere quella più giusta per te, ma magari non è detto che poi sia proprio quello che tu desideri di più.
che è un po' come dire che dovresti essere tu a proporre i tuoi vissuti in modo tale che il terapeuta ti dia il giusto supporto. Ma per fare questo è come dire anche che dovresti avere già fatto un percorso di autoconsapevolezza, magari psicoterapica, insomma, il serpente che si morde la coda. Ecco perché è importante affidarsi e affidarti a chi possa capirti fin da subito nel modo più adeguato e con una certa particolare sensibilità ed acume. Io me lo auguro e te lo auguro sicuramente, come diceva un noto filosofo, per imparare a nuotare bisogna nuotare ed anche serve non poco avere fatto esperienza diretta con certe personalità, ma attenzione perché fa parte del marketing raccontare che si sono vissute certe esperienze personalmente. E non solo, perché ho assistito personalmente a una coppia, per esempio, di amici psicologi dopo la rottura della loro relazione, dare ciascuno del narcisista all'altro, salvo nessuno dei due considerarsi narcisista. E questo la dice lunga. In ogni caso, la cosa importante è non desistere sulla volontà di capire e di persistere nel proposito della conoscenza e autoconsapevolezza. A volte per questo c'è il bisogno di un supporto. Poi se vuoi scegliere me, faremo grandi cose senz'altro insieme, ma insomma non voglio influenzarti. L'importante è veramente che trovi il giusto supporto o autosupporto, insomma la cosa importante è ritrovare se stessi, liberandosi dalle situazioni difficili, tramutandole magari in prospettive nuove e desideri nuovi, nuovi scenari. Condividi il video se lo trovi utile, metti un like e naturalmente io sono sempre felicissima di averti tra noi, di leggerti e di sapere come stai. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.